Ti sei mai chiesto perché Neo nel film Matrix è collegato alla macchina proprio alla nuca? Quella zona del corpo corrispondente al cosiddetto cervello rettiliano, la parte più antica e istintiva del nostro sistema nervoso? Resta con me, cambiamo modo di fare antroposofia. Il cervello rettiliano è responsabile della sopravvivenza. Non pensa, reagisce. È lui che ti fa scattare di colpo se un'auto ti sfreccia davanti all'improvviso. È puro istinto, reazione immediata. Ed è anche per questo che è così vicino al corpo, per avere accesso diretto al sistema nervoso e poter agire istantaneamente. Essere connessi lì come lo è Neo nel film simboleggia qualcosa di molto profondo. La Matrix è il corpo stesso, inteso come stato di coscienza più denso, quello della sopravvivenza animale. Ma c'è di più. Matrix significa sia matrice che utero. Il corpo è un utero, un contenitore, l'atanoro alchemico, il mezzo attraverso il quale possiamo rinascere. Non una rinascita fisica, ma spirituale, ovviamente. Neo sta per neocorteccia, la parte evoluta del cervello legata al pensiero superiore, alla creatività, alla libertà. Nel linguaggio comune, il termine matrice viene spesso utilizzato per indicare un'origine, una causa fondamentale, qualcosa da cui tutte le cose derivano. In un senso figurato, la matrix è quindi ciò che costituisce la base di ogni evento e fenomeno. Potremmo dire che la matrix è la madre della realtà che conosciamo, il terreno fertile da cui emergono tutte le esperienze. In biologia la matrice è anche un termine utilizzato per descrivere la matrice extracellulare, che è la rete di supporto che tiene insieme le cellule nei tessuti viventi. Questa matrice, seppur invisibile ad occhio nudo, è ciò che dà forma e struttura agli organismi viventi. La sua importanza è fondamentale. Senza la matrice extracellulare, le cellule non potrebbero organizzarsi e lavorare insieme in modo coerente. La matrix, quindi, è essenziale per la vita e per il funzionamento dell'intero organismo. Tutta la matrice è composta dal liquido interstiziale e il liquido interstiziale è a base acqua e noi sappiamo che l'acqua può essere programmata. Nel mondo spirituale e filosofico possiamo fare un parallelo tra la matrice biologica e la matrice esistenziale, quella realtà che ci circonda e che, pur non sempre visibile, sostiene e plasma la nostra esperienza. Ecco perché, cambiando pensiero nel modo definito dall'antroposofia, non mutiamo soltanto mente, ma anche corpo. Tutto il corpo parlerebbe all'unisono. Il cervello è un assemblatore di percezioni, la mente non è locale. Come ho detto nei video precedenti, non ci sono strutture fisiche chiamate pensieri dentro al cervello fisico, perché pensieri, emozioni, memoria e immaginazione non appartengono al mondo fisico, sono parte della coscienza. Questo ci è sempre stato detto mediante simbologia, con il quadrato simbolo di materia che ha inizio e fine, ed il cerchio che invece è senza tempo, senza inizio e senza fine. Lo ritroviamo nei simboli massonici del compasso, che equivarrebbe al cerchio, sopra il righello, che equivarrebbe al quadrato, quindi lo spirito sopra la materia. Lo ritroviamo nell'uomo vitruviano di Da Vinci, negli yantra orientali, nella quadratura del cerchio alchemica. È la mente che crea la realtà, non il contrario. Noi siamo il punto di incontro tra spirito e materia. Abbiamo un corpo materiale, ma anche un'anima infinita e sta a noi decidere quale parte nutrire, se quella istintiva e dominata dalla paura o quella divina capace di immaginare, amare, trasformare e creare mondi. Il sistema in cui viviamo è progettato per tenerci ancorati alla sopravvivenza, alla ricerca continua di sicurezza, piacere, approvazione. Vogliono che restiamo lì a mangiare, consumare, desiderare, reagire.
Ma questo non è vivere, è sopravvivere come gli animali. Quando si parla di rettiliani, non si parla di creature fisiche, è un simbolo, un modo per dire che c'è una coscienza corrotta dominata solo dalla materia che governa il mondo. Una coscienza che adora la forma ma ha dimenticato lo spirito. Apophis era l'oscuro nemico del dio Sole Ra, portatore della luce e garante di Mat, l'ordine cosmico, a cui cercava ogni giorno di impedire di sorgere, minacciandolo durante il suo viaggio attraverso il Duat, l'aldilà egizio. In quanto incarnazione di tutto ciò che è male, male inteso nel senso delle cose più dense, della materia più densa, Apophis veniva immaginato come gigantesco serpente o un possente pitone, con epiteti quali serpente del Nilo o malvagia lucertola. Non sono leggende, ma simboli dell'anatomia spirituale umana, quella che utilizzano affinché noi ci comportiamo sempre allo stesso modo. Risvegliarsi significa trascendere questo stato inferiore, non nel senso negativo del termine, ma più denso, più in basso, come livello. Significa tornare a pensare con la neocorteccia, a connetterci con la coscienza superiore. Non cercare fuori un Dio che venga a salvarci, perché il divino è dentro di noi. E abbiamo già parlato in altri video della Trinità superna delle 3 ghiandole che abbiamo nel cervello. Conosci te stesso non è un motto, è la chiave. La coscienza è infinita, il cervello è solo uno strumento, un ricevitore. E noi siamo chiamati a esplorare, espandere, evolvere, creare, co-creare. Il tuo scopo è quello di crescere, elevarti, fiorire nella mente di Dio, perché si dice tu sei un pensiero nella mente divina. Ma se guardi questa analogia, se noi in quanto pensiero nella mente divina siamo pur sempre tangibili ed esistenti, vuol dire che noi, fatti a sua immagine e somiglianza, riusciamo a dare materia ai nostri pensieri. Di conseguenza, tutto quello che ci circonda è stato prima un pensiero pensato da noi. Questa è la base della manifestazione di realtà. E per nascere davvero, come disse Gesù, devi rinascere dall'alto, non nel corpo, ma nella coscienza, partendo dallo svincolamento del pensiero dall'organo cerebrale, come direbbe Massimo Scaligero. E ora che sai tutto questo, vuoi ancora fuggire da Matrix o uscire da Matrix, come dicono? O vuoi riscriverla dall'interno come ha fatto il protagonista del film? Hai compreso il rischio che ti fanno correre se ti convincono che devi uscire da Matrix? Le parole sono importanti, non farti ingannare. Se questo video ti ha aiutato, puoi sostenere il mio lavoro facendo tutte quelle cose che piacciono a YouTube, così che posso aiutare anche altre persone a sapere. Alla prossima!